Ciao a tutti dormiglioni, come state? Spero tutto bene. Io sono Luca, benvenuti o bentornati e questa sera vi leggerò in Close Up Whispering una nuova storia di True Crime per la serie del True Crime ASMR. Sono già usciti 2 episodi, li trovate qui su in alto e direi di non indugiare oltre e di cominciare subito, quindi mettetevi comodi con le cuffie nelle orecchie se vi va e fatevi venire qualche brividino o anche un po' di paura se vi piace il genere. La storia true crime che leggeremo questa sera è quella di Fred e Rosemary West del Regno Unito. Cromwell Street, nella città di Gloucester, che dà il nome alla regione del Gloucestershire nell'Inghilterra sud-occidentale, non era una via particolarmente importante nella prima metà degli anni 90 del secolo scorso. Era stretta, affiancata da una doppia fila di case in stile vittoriano, non molto curate. Distava dalla stazione cittadina poche centinaia di metri, il che rendeva l'area non troppo appetibile dal punto di vista immobiliare. Chi vi abitava lo faceva da lungo tempo e apparteneva alla piccola borghesia di provincia o, più spesso, alla classe operaia che doveva far quadrare i conti a fine mese in ogni modo. Per questa ragione molti proprietari affittavano camere o posti letto a uso foresteria a ragazze che svolgevano in città lavori con bassi salari, come le babysitter, le cameriere, le inservienti o altri mestieri adatti a giovani con scarsa scolarizzazione e pretese. Erano persone che si potevano accogliere in casa senza pericoli e non davano problemi quando se ne dovevano andare. Al numero 25 di Cromwell Street abitava la famiglia West, composta da Fred e Rosemary, più una nidiata di molti figli, avuti da entrambi in più matrimoni e relazioni passate. I vicini non avevano mai avuto ragione di lamentarsi della loro presenza, se non a causa dell'eccessiva propensione di Fred per i lavori di fai da te e giardinaggio, che svolgeva con continuità incredibile nella sua proprietà. Una coppia come molte nell'Inghilterra post Margaret Thatcher, provata dalle politiche economiche della Iron Lady. Eppure, molti di quegli stessi ignari vicini sarebbero rabbrividiti conoscendo il passato di Fred e Rosemary West. Nato nel 1941, Fred era il secondo figlio di Walter West, già vedovo in giovane età, che aveva sposato in seconde nozze la 17enne Daisy Hill, una giovane domestica che avrebbe potuto tranquillamente abitare a Cromwell Street se non avesse incontrato il più anziano marito nella regione agricola del Hertfordshire, nella piccola cittadina di Much Marcle. Entrambi i genitori erano discendenti da famiglie contadine, abituate ai lavori in fattoria, alla solitudine e ad avere come unico bene prezioso un gran numero di figli che potesse aiutare
aiutare nel lavoro nei campi o nelle stalle. Infatti, in aggiunta a Fred, nacquero altri 7 figli, 4 maschi e 3 femmine. Fin dalla più tenera età, la vita dei piccoli West fu caratterizzata dall'isolamento e dall'abnorme appetito sessuale del patriarca Walter, che, in un ambiente agrario separato dal resto della società, diresse i propri interessi verso le figlie. Gli abusi, sebbene mai confermati se non dallo stesso Fred in dichiarazioni ufficiali diverse decadi dopo i fatti, portarono alla creazione di un ambiente familiare promiscuo che coinvolse, oltre al padre e alle figlie, anche la madre e i figli. Daisy Hill non era mai stata particolarmente attraente e la precoce perdita delle attenzioni del marito in favore delle figlie fece sviluppare in lei un legame morboso nei confronti dei figli, soprattutto del secondogenito Fred. Alle scuole frequentate a Madge Merkle da quest'ultimo, la madre era ricordata in massima parte per le scenate pubbliche, con urli e strepiti contro gli insegnanti che andavano in scena ogni volta che le autorità scolastiche richiamavano la famiglia per le assenze del figlio dovute ai lavori svolti in fattoria. Il legame divenne talmente intenso che, sempre secondo le parole di Fred, madre e figlio iniziarono una relazione sessuale quando West aveva da poco compiuto i 12 anni. La vita in quella fattoria isolata di Madge Merkle pare essere stata improntata su 2 frasi ben precise che era solito ripetere Walter West ai figli. Prima di tutto, io vi ho generati e io ho il diritto di avervi. In secondo luogo, fate ciò che desiderate, basta che non vi scoprano. Nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza, con questi insegnamenti ricevuti, gran parte degli aspetti più devianti di Fred West si erano già formati, trasformandolo in uno psicopatico sadico in erba che provava soddisfazione nell'infliggere dolore e abusare di donne molto giovani, specialmente di coloro che erano più deboli e svolgevano lavori umili e di assistenza, esattamente come la madre Daisy. L'adolescenza vera e propria di Fred fu tuttavia caratterizzata da un altro fatto importante che avrebbe segnato a fondo la sua salute e, secondo i sostenitori della psicopatia biologica, anche la sua storia criminale e di violenza. A 17 anni ebbe un incidente in motocicletta che lo lasciò in coma per 1 settimana e, come regalo aggiuntivo per riparare la frattura cranica occorsa nello scontro, gli fu anche inserita una placca metallica di sostegno. Come se non fosse bastato, 2 anni dopo, Fred fu nuovamente in coma per 2 giorni a causa di un nuovo colpo alla testa, conseguenza di una caduta da una scala antincendio in un centro giovanile. I testimoni presenti dichiararono che il nuovo incidente fosse dovuto a una spinta di protezione da parte di una ragazza a cui West aveva infilato una mano sotto la gonna. Nelle dichiarazioni successive dei conoscenti, molti concordano nell'affermare che gli scatti d'ira caratterizzarono West per il resto della sua vita e fossero sorti proprio a seguito del primo coma, aggiungendo quindi a una predisposizione psicologica a delinquere derivante dalla sua situazione familiare anche una causa biologica, forse un danno cerebrale permanente non rilevato. Queste condizioni concomitanti, aggiunte all'esuberanza
violenza sessuale ereditata dal padre portarono al caso che costrinse nel 1960 West ad abbandonare a 19 anni la vita isolata della fattoria per trasferirsi dalla sorella maggiore in città. La questione ruotava attorno alla gravidanza indesiderata di una ragazza di soli 13 anni, età che costò a Fred l'accusa di molestie a minori. Poté scampare alla prigione unicamente per una perizia che lo connotò come soggetto a fenomeni epilettici gravi non compatibili con il carcere. Mentre West cominciava in maniera travagliata la sua vita da adulto, la futura moglie Rosemary, cognome da nubile Letts, era solo una bambina, essendo nata nel 1953. I suoi genitori non erano meno atipici e deviati rispetto a quelli di West. Il padre, Bill, era violento e dispotico, clinicamente affetto da schizofrenia con tendenze paranoiche. La madre, Daisy, con un tale compagno accanto, fu colpita da depressione patologica che la portò addirittura, nel corso della gravidanza, al termine della quale sarebbe nata Rosemary, a subire un trattamento di elettroshock terapeutico. L'abuso psicologico e la violenza fisica erano all'ordine del giorno in casa Letts, sia per la madre sia per i fratelli, ma non per la giovane Rosemary, che, in base alle testimonianze sulla sua infanzia e gioventù, era sempre riuscita a evitare punizioni sfuriate del padre, grazie al suo comportamento particolarmente remissivo e al carattere docile. Questa circostanza è molto importante dal punto di vista psicologico, perché ci mostra lo sviluppo di un sistema di protezione da parte di un soggetto debole al cospetto di un individuo violento che, nella sua evoluzione, porta il dominato a saper toccare i tasti giusti nel soggetto dominante per sviare le punizioni e divenire in pratica colui che può detenere il controllo nelle situazioni più pericolose e di maggior sfogo dell'altra persona. Nel 1968 Daisy Letts riuscì a scovare sufficiente coraggio per abbandonare il marito portando con sé i figli. Tutti tranne la quindicenne Rosemary, che rimase col padre, con grande sorpresa dei parenti che avevano visto troppo a lungo quell'uomo tiranneggiare la famiglia. Sorse il sospetto che, con l'adolescenza, al carattere remissivo di Rosemary si fosse aggiunta una componente sessuale per tenere sotto controllo le sfuriate del genitore, costituendo il binomio di controllo che in seguito avrebbe irretito anche Fred West, in cui si sarebbe imbattuta di lì a poco. Essendole proibito dal padre di frequentare ragazzi della sua età, Rosemary sviluppò una sessualità legata a uomini più grandi di lei, con uno dei quali convisse a lungo nel 1968, prima di ritornare, ancora una volta senza ragioni precise, a casa del padre. Ormai anche Rosemary aveva sviluppato il profilo psicologico completo che l'avrebbe condotta al numero 25 di Cromwell Street. L'accusa scampata di abuso su minori non era stata però indolore per il giovane Fred West negli anni che precedettero l'incontro con Rosemary. Emarginato per i precedenti, il pessimo carattere e la reputazione, pur avendo un certo ascendente sulle donne grazie al suo aspetto belloccio, Fred finì ben presto ai margini della società, a frequentare ladrungoli e prostitute. A quest'ultima categoria apparteneva Catherine Costello, meglio conosciuta come Rina, un'adolescente scozzese dai bei capelli biondi che aveva incontrato Fred già nel 1960 a un ballo paesano, prima
decise di sposare Fred 2 soli mesi dopo il secondo incontro. A seguito del matrimonio, i coniugi si trasferirono a Coatbridge, la città natale di Rina, nella Scozia centrale, sufficientemente lontana dal passato di Fred da poter garantire un nuovo inizio. Almeno queste erano le intenzioni. Alla nascita della figlia di Rina, a cui fu dato il nome di Charmaine, per giustificare il suo sangue misto, si disse di averla adottata dopo la morte prematura della neonata che la Costello portava in grembo. Fu solo il principio di una marea di segreti e misteri che l'avrebbero immersa in un gorgo di violenza. La relazione tra Fred West e Rina Costello era improntata a un accordo ben chiaro per entrambi. Rina si doveva abbassare a soddisfare qualunque necessità di Fred e nel caso si fosse opposta veniva picchiata comunque. In mezzo a questo ménage familiare, a soli 20 anni, Rina diede alla luce anche la prima figlia di Fred, Anne-Marie. Una ventenne con 2 figli, precedenti per prostituzione e nessun reddito sufficiente a mantenerla, non poteva allontanarsi molto dallo stipendio fisso del marito. Incredibilmente, nonostante i trascorsi, Fred aveva infatti trovato lavoro come autista di un furgone per i gelati, attività che attirava una clientela comprendente il suo tipo di donna ideale, cioè molto giovane, possibilmente nella prima adolescenza. La lunga lista di tradimenti, presunti abusi su minori o semplici dicerie su quell'autista troppo interessato alla carne giovane non migliorò la sua reputazione né i rapporti coniugali, che arrivarono al limite del sopportabile, già molto alto per una donna come Rina, abituata a prostituirsi e a commettere furti con scasso. Tuttavia, il cambiamento necessario in una tale vita non arrivò né per le incredibili abitudini sessuali di West, né per il desiderio della moglie di sbarazzarsi di quello scomodo e violento marito, ma per un altro grave incidente stradale che coinvolse Fred. Nel corso dei suoi giri per lavoro, West investì e uccise accidentalmente un bambino di 4 anni. Questo fatto, aggiunto alla sua lunga lista di relazioni equivoche con minorenni, lo convinse che fosse giunta l'ora di cambiare nuovamente aria. Lasciò la Scozia per tornare in Inghilterra. Lo spostamento verso Gloucestershire, dove Fred aveva trovato lavoro in un mattatoio, avvenne in maniera singolare. Assieme alle 2 figlie si portò dietro anche un piccolo harem composto da 3 donne che convivevano con lui. Oltre a Rina Costello, incapace di liberarsi di quel matrimonio, si spostarono anche 2 altre adolescenti, Isa McNeil, ufficialmente la babysitter delle figlie, e Anna McFall, amica della moglie, segretamente innamorata di Fred. Secondo il giornalista Colin Wilson, che in seguito avrebbe scritto un libro su West, il lavoro nel mattatoio dovette avere un forte impatto sulla psiche di Fred, arrivando a collegare le sue pulsioni sessuali sadistiche ai cadaveri, allo smembramento e al sangue che facevano parte integrante della sua vita lavorativa in quegli anni. Mantenere 5 altre persone non era certamente facile nei primi anni 60 in un'Inghilterra rurale con scarsi sbocchi lavorativi per le donne. Fred fu quindi costretto a vivere insieme alla sua famiglia allargata in un caravan parcheggiato in un camping. Le difficoltà economiche aggiunsero altra pressione su Rina, che fu obbligata dal marito a prostituirsi nuovamente, nonostante appena un anno prima l'avesse percorsa brutalmente per un presunto tradimento. Il nuovo approccio dimostra ampiamente come a West non importasse la fedeltà della moglie, quanto il controllo su di lei. Il sesso con altri uomini
era permesso se era lui a deciderlo. Quando ormai la vita per Rina Costello era divenuta insopportabile, nel 1966 la giovane scozzese si fece forza e provò a lasciare il marito. Organizzata una fuga con l'aiuto di Isa McNeil e di un suo precedente fidanzato, John McLachlan, venne però tradita dall'amica Anna, che avvisò Fred e le impedì di portare le figlie con sé. La lontananza da loro durò solo pochi mesi, perché nel 1967 divenne presto insostenibile non vederle per la Costello, tanto da obbligarla a tornare al camping da West. Qui ebbe la sorpresa di scoprire che Anna McFall l'aveva sostituita in tutto e per tutto, iniziando una relazione col marito e rimanendo incinta. Le tensioni nate tra la moglie, l'amante e West arrivarono a picchi mai raggiunti prima, in particolar modo dopo la scomparsa della quindicenne Mary Bostholm, vista per l'ultima volta in compagnia di una donna somigliante ad Anna, e per le insistenze della McFall affinché Fred chiedesse finalmente il divorzio dalla Costello. I segreti da mantenere e le insistenze furono tali che una notte, senza alcun preavviso, stando ai vicini di allora, Anna McFall scomparve misteriosamente. Molte voci maligne si diffusero su una pazzia commessa da Rina, ma quando le ossa di Anna e del bambino che aveva in grembo furono dissotterrate nel 1994, su indicazione precisa di West, si poté verificare il suo smembramento, con il taglio delle dita delle mani e dei piedi, firma propria degli omicidi di quell'uomo. Anna McFall divenne così la prima vittima accertata ufficialmente del serial killer Fred West, sebbene vi siano fondati sospetti che quel macabro primato possa aspettare alla giovane Bostholm. La scomparsa della McFall non fu comunque mai denunciata da amici e parenti, che credettero alla scusa accampata da Fred. Anna era tornata in Scozia sotto altro nome per cominciare una nuova vita. Con queste premesse, non stupisce che la nuova convivenza tra Costello e West durasse poco. Dopo lo spostamento in un camping differente, vicino a Cheltenham, per lasciarsi alle spalle i casi McFall e Bostholm, Rina resistette un anno prima di abbandonare ancora Fred nel 1968. L'anno successivo, mentre West era autista di una panetteria, incontrò un'altra quindicenne che sarebbe divenuta la sua seconda moglie, Rosemary Letts. Si è molto discusso se l'approccio iniziale di Fred nei confronti di Rosemary fosse più quello di un serial killer verso una potenziale vittima, piuttosto che di un uomo innamorato nei confronti dell'amata. In effetti è impossibile determinarlo a posteriori, ma già sappiamo che Rosemary aveva sviluppato una propria capacità di divenire dominante in un rapporto con un soggetto violento e sadico, quindi non deve apparire strano ritrovarla a convivere col feroce Fred. La loro relazione divenne presto simbiotica e si rafforzò nonostante la strenua opposizione del padre di Rosemary, il quale si comportò più come un amante tradito che non come un genitore preoccupato delle frequentazioni della figlia, fino ad arrivare a minacciare Fred in pubblico al camping. Nel 1970, con la nascita della sua prima figlia, Heather, la 17enne Rosemary si scontrò con un problema davvero difficile da risolvere per qualunque donna, pur non adolescente. Fred finì in prigione con una condanna per furto e lei si dovette occupare da sola di 3 bambine molto piccole. Nonostante si fosse presa cura di 2 figlie non sue, tutte le testimonianze sono concordi nell'affermare che Rosemary trattasse davvero male sia Charmaine sia Anne-Marie. La piccola Charmaine
sotto il pavimento della cucina della casa a Midlet Road, dove abitava New West al tempo della scomparsa. Il suo omicidio fu attribuito a Rosemary. Uscito di prigione, Fred dovette fornire una scusa al vicinato per giustificare la scomparsa della bambina e si servì di una piuttosto semplice. Charmaine era tornata dalla madre in Scozia. Seppur semplice, la scusa era anche a doppio taglio, in quanto Rina Costello, non appena seppe della sparizione della figlia, si precipitò a Gloucester per sapere cosa fosse accaduto. Non solo non seppe cosa era capitato alla figlia, ma si persero anche le sue tracce, finché i suoi resti furono rinvenuti nel 1994 a fianco di Anna McFall, con la medesima asportazione delle dita di mani e piedi, marchio di fabbrica di Fred West. L'omicidio di Charmaine da parte di Rosemary creò un'unione indissolubile tra lei e il marito. Ciascuno sapeva cosa aveva fatto l'altro e insieme svilupparono una sessualità deviante che comprendeva sadismo, prostituzione, violenza fisica, fantasie e non solo fantasie di stupro e omicidio. Nonostante vi siano sospetti di diversi stupri nell'area di Gloucester attribuibili a un uomo con i connotati di Fred tra il 1971 e il 1972, West ebbe anche altro di cui occuparsi in quel periodo. Infatti, nel gennaio 1972 sposò Rosemary, che a giugno di quell'anno diede alla luce un'altra figlia. La famiglia aveva bisogno di una casa più grande e la scelta cadde sull'abitazione al numero 25 di Cromwell Street, che era spaziosa e aveva un bel giardino e un'ampia cantina. Proprio quest'ultimo locale, una volta insonorizzato, sarebbe divenuto la camera di tortura di Fred West, in cui sarebbero passate un numero ancora sconosciuto di donne, prima torturate e poi violentate, alcune rilasciate perché troppo sconvolte per pensare a una denuncia, altre fatte a pezzi e sepolte in giardino o altrove. La prima vittima di una lunga serie di violenze fu la stessa figlia di Fred, Anna Marie, allora di soli 8 anni, che fu ripetutamente violentata e abusata fisicamente, anche in presenza e con la partecipazione di Rosemary, come risulta dalla ricostruzione processuale. In parallelo agli abusi ripetuti sulle figlie che caratterizzarono gli anni 70 e 80 a Cromwell Street, i West svilupparono un fiorente mercato del sesso per Rosemary, che si prostituì col consenso del marito, specialmente con uomini di colore, da cui ebbe anche figli che rimasero con la madre, aumentando la già numerosa schiera dei West. In aggiunta, proprio come molti altri proprietari immobiliari di Cromwell Street, anche i West divennero affittacamere per giovani adolescenti attirate con l'allettante prospettiva di un lavoro come babysitter delle figlie della coppia. Era un vero e proprio paradiso per un serial killer con le tendenze particolari di Fred West. Molte donne varcarono la soglia di quella casa nei successivi 2 decenni. Poche ne uscirono vive, a nessuna fu risparmiato lo stupro. La lunga scia di sangue che caratterizzò la casa degli orrori di Gloucester avrebbe potuto essere interrotta quasi subito se i giudici avessero creduto alla 17enne Caroline Owens, una delle poche sopravvissute e l'unica ad avere la forza di denunciare la violenza subita nel 1972. La ricostruzione dei fatti, però, non convinse i magistrati, che si limitarono a multare West per condotta sessuale inappropriata. Si andò così delineando il modus operandi della coppia di serial killer, perché bisogna parlare di coppia, con la partecipazione attiva di Rosemary negli stupri e, secondo gli elementi emersi nel corso del processo, anche negli omicidi.
West attiravano adolescenti, possibilmente con pochi legami familiari, nella propria casa, proponendo una camera in affitto a poco prezzo o un lavoro da bambinaia. Le drogavano o le facevano ubriacare, quindi al risveglio nella cantina di Cromwell Street venivano torturate e violentate, per poi essere smembrate e sepolte sotto il garage o in giardino. Dall'attività di prostituta di Rosemary, ma è anche possibile dai rapporti incestuosi di Fred con le figlie o dai rapimenti con stupro perpetrati nel corso degli anni, nacquero molti bambini, alcuni di razza mista, la cui parentela era di difficile determinazione. A Cromwell Street finirono col vivere 10 tra ragazzi e bambini di varia età, anche se nel corso del processo si prospettò che nel tempo ne fossero stati concepiti almeno 24 dal destino incerto, forse uguale a quello spettato al figlio di Anna McFall. Quando Anne-Marie fu abbastanza grande da sottrarsi alle attenzioni del padre, andandosene di casa col fidanzato, Fred elesse come sua preferita la figlia Heather, con la quale iniziò un'altra relazione incestuosa. Sarebbe divenuto il suo errore più grande. Heather, pur costretta a subire le violenze, non si arrese mai e nel 1987 arrivò a confessare di essere incinta di un bambino concepito col padre e un'amica, i cui genitori, pur amici dei West, non persero un minuto e denunciarono l'accaduto alla polizia. Il destino volle che a occuparsi del caso fosse l'esperta e testarda detective Hazel Savage, che aveva avuto a che fare con Fred West per buona parte dei suoi oltre 30 anni di carriera come investigatore della polizia britannica. Già nel 1966 Savage aveva dovuto ascoltare gli sfoghi di Rina Costello sugli abusi subiti da lei e dalle figlie per mano di Fred. Aveva assistito impotente all'incredibile soluzione del caso Carolyn Owens e alla lunga serie di scomparse e stupri che avevano caratterizzato quel periodo a Gloucester. Mai aveva avuto prove tante precise e una possibilità tanto concreta di togliere definitivamente dalla circolazione Fred West. Proprio per questa ragione, Savage non dubitò mai, per sua stessa ammissione, che la coraggiosa Heather fosse stata assassinata dai genitori quando la detective venne a sapere della sua scomparsa prima che potesse confermare ufficialmente le accuse. Nonostante la conoscenza dei trascorsi dei West, le ci vollero quasi 7 anni dalla scomparsa di Heather e molte altre segnalazioni di abusi su minori per ottenere un mandato di perquisizione per la proprietà di Cromwell Street, dove si presentò la mattina del 24 febbraio 1994, accompagnata da una nutrita scorta di colleghi e uomini dell'unità scientifica, sicura che avrebbero trovato il cadavere della ragazza sotto il patio che faceva bella mostra di sé nel giardino di casa West. Al tramonto, dopo una giornata di ricerche, non era stato scoperto alcun cadavere. Con una fossa vuota ed enorme, illuminata dalle fotoelettriche sotto una pioggia insistente di un febbraio inglese, la detective non aveva più elementi contro Fred West di quanti ne avesse al suo arrivo. Eppure prese una decisione che avrebbe potuto mettere a rischio persino la sua lunga e rispettabile carriera. Anche senza la prova regina della morte di Heather, il suo cadavere fece arrestare comunque il padre. Fu una decisione inaspettata anche per West, che, nel breve tragitto tra la casa e l'auto della polizia, che avrebbe dovuto trasportarlo in centrale, dovette essersi sentito perduto, perché una volta a bordo confessò al detective di aver ucciso Heather e che gli scavi nel giardino si stavano effettuando nel luogo sbagliato. Con nuove e più precise indicazioni, la polizia iniziò lo scavo più distante rispetto al punto iniziale e alla fine si imbatterono in ciò che cercavano, il tronco di Heather West, decapitata e priva
rinvenuti molti cadaveri nella proprietà di Cromwell Street e a Midland Road e in altri insospettabili luoghi. Erano cadaveri smembrati di donne adolescenti, di bambine, di feti, un orrore infinito. Al termine della conta, in preparazione del processo, gli omicidi attribuiti ai West si contavano su molte mani. L'uomo che aveva reso un inferno la vita di decine di donne, alla prova del carcere e dell'inquisizione delle autorità, privato dell'appoggio della moglie che aveva condiviso le sue perversioni, si rivelò fragilissimo. Anche grazie ai sagaci interrogatori della detective e al peculiare rapporto instauratosi tra West e Janet Leach, si poterono ricostruire 30 anni di omicidi e stupri. Leach svolgeva la funzione di appropriate adult durante gli interrogatori di West, cioè aveva il ruolo legalmente riconosciuto in Gran Bretagna di garantire l'equità dell'operato della polizia in presenza di un adulto chiaramente disturbato come era Fred. Dalla sua esperienza fu tratta successivamente nel 2011 una serie televisiva della BBC di buon successo e acclamata dalla critica, intitolata proprio Appropriate Adult, che scandalizzò la Gran Bretagna per la minuziosa e spesso morbosa ricostruzione della vita dei coniugi West. Vuotato il sacco, perso ogni contatto con le persone che lo avevano reso ciò che era, a Fred West non rimase più nulla, tanto che si suicidò impiccandosi in cella mentre era in attesa di giudizio. La moglie Rosemary, invece, si dichiarò sempre innocente per gli omicidi, ma dovette affrontare comunque il processo per le morti avvenute a Cromwell Street e nel resto dei loro luoghi segreti. Basta poco per qualificare quali persone fossero i West al pubblico ministero Brian Leveson nella sua requisitoria rivolta alla giuria. Fu sufficiente descrivere come venne ritrovato il cadavere della loro figlia Heather. La sua testa venne staccata dal busto, le ossa furono fracassate per ridurre l'ingombro del corpo, per farlo stare nello spazio disponibile, e aggiungere sul rapporto tra West e Rosemary: erano ossessionati dal sesso e si conoscevano l'un l'altro in modo così profondo da essere legati assieme in tutto ciò che fecero. Al termine del processo, nel 1995, Rosemary fu condannata per 10 omicidi, tra cui quello di Charmaine e Heather West, guadagnandosi l'ergastolo che sta ancora scontando in una prigione inglese. L'anno seguente la casa di Cromwell Street fu demolita dalle autorità municipali. Nessuno aveva più il coraggio di passarci davanti, sapendo cosa era avvenuto all'interno. Mamma mia, io rimango sempre un po' sconvolto quando leggo queste storie. Non riesco proprio a concepire come gli esseri umani possano arrivare a tanto, specie con altri esseri umani che dovrebbero proteggere, amare ed accudire. Sconvolto, sconvolto. Spero comunque che questa serie True Crime, nonostante non faccia rilassare, ma a me personalmente non fa rilassare, vi riesca comunque a intrattenere. Ciò detto, noi ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Se vi è piaciuto questo, non dimenticate di lasciare una spolliciata verso l'alto e